even get to cross. Ciao raga, come va? Oggi non siamo né in moto né in montagna, ma siamo in uno studio dove possiamo parlare face to face di tutte le cose interessanti che ho da dirvi. Di cosa parliamo oggi? Oggi vi parlo di MyPass. Io lo sto utilizzando ormai da inizio stagione, mi ci sto trovando piuttosto bene e mi è venuta l'idea di portarvi questo video perché, a parte che nessuno ne ha ancora parlato su YouTube e soprattutto tanti miei amici anche mi hanno fatto tante domande come è affidabile, non è affidabile, si risparmia, non si risparmia. Quindi ho fatto un periodo di test, cioè da novembre 2019 ad oggi, e ho deciso di portarvi un video per spiegarvi perché secondo me tutti dovremmo fare questo tipo di ski pass. Avendo solamente 80 iscritti non pensiate che MyPass mi paghi per fare questo video, ma lo faccio solo perché lo reputo una cosa molto interessante e anche molto intelligente, e siccome tanti non sanno come funziona, oggi invece potrete saperlo, siccome vi faccio questo video, prego. E insomma, quindi che cos'è MyPass? MyPass è praticamente uno ski pass, come quello che fate tutte le mattine quando arrivate in montagna, solo che al posto di andare alla mattina, magari dopo parcheggiate la macchina, scendete dalla macchina, andate in biglietteria, fate il giornaliero, questo vi salta la cosa del giornaliero, quindi praticamente arrivate nel parcheggio la mattina, prendete questo MyPass e passate i tornelli come se aveste lo stagionale, per esempio, no? Ma come funziona? Allora, in pratica voi vi registrate sul loro sito, che vi lascio qui in descrizione, e lo collegate ad una carta di credito, una prepagata. Io per fare i test l'ho collegato alla prepagata perché così riuscivo a capire quanto spendevo, mi arrivavano tutti gli addebiti così, e riuscivo a capire anche se conveniva oppure no. Comunque una volta che voi siete iscritti al sito, loro in una settimana neanche vi spediscono a casa la tessera, e tra l'altro potete anche ritirarla in biglietteria nei vari comprensori se volete, però io vi consiglio di farvela spedire. Dopodiché dovete scaricare la loro applicazione che si chiama MyPass Ski, e da lì, una volta che l'avete collegata, dovete attivarla, e l'attivazione costa 10 euro ed è valida per un anno. Quindi per esempio io che l'ho attivata a novembre 2019 posso sciare fino a novembre 2020, poi a novembre 2020 dovrò pagare altri 10 euro per la riattivazione e sarà valida per un altro anno. E quindi niente, dopo che vi siete iscritti, che vi è arrivata la tessera, che l'avete collegata alla carta e che avete pagato l'attivazione, voi potete tranquillamente cominciare a sciare. Inizialmente io pensavo che funzionasse così, cioè pensavo che praticamente tutte le volte che tu passi dai tornelli, che lui bippa come fanno gli ski pass normali, pensavo scalasse dei soldi così. Per esempio, se faccio 3 impianti, non lo so, a caso 5 euro a impianto, pago 15 euro, se faccio 10 impianti pago 50 euro. Invece non funziona così. Io ho fatto i test a Campiglio perché conosco molto bene le tariffe, siccome ci scio da molti anni, e praticamente MyPass riconosce l'impianto in cui sciate e ragiona di conseguenza. Quindi per esempio Campiglio ragiona ad ore, voi passate il tornello per esempio la mattina alle 8 e lui scatta l'ora, voi continuate a sciare tutto il giorno, per esempio se sciate 2-3 ore, 4 ore spendete 4 ore, se invece sciate più di 5 ore spendete un giornaliero intero, capito? Quindi diciamo che risparmiate se sciate meno di 4 ore. Ho da spiegare un po' un casino, quindi facciamo così, vi metto qua in parte lo schermo della mia applicazione dove posso vedere tutti i movimenti del mio MyPass, no? Quindi come vedete, allora il 26/11 ci sono i 10 euro dell'attivazione, poi l'11/1 ho pagato 53 euro, poi ho pagato il 19 51, 54, 47, 46 eccetera. Qui avete tutto il resoconto di quello che avete pagato, no? Ah già,
Però vi spiego meglio come funziona questa applicazione. Allora, se voi andate nel menu tendina, questo qua, delle 3 lineette, poi andate su le mie card, perché voi potete avere anche, potete decidere di avere anche più di una card, per esempio, non so, per la famiglia, la moglie, i figli, e tra l'altro so che per le famiglie ci sono anche delle agevolazioni, degli sconti in più, però non mi ricordo, sul sito comunque c'è scritto tutto sul sito comunque. Comunque niente, questa è la mia, siamo i bandioli che sono io, ci schiacciate sopra e qui vedete tutto, vabbè, la mia latina, c'è il mio tutto, qui potete rinnovare, potete anche richiedere l'assicurazione in ogni momento, la pagate qui direttamente, dopo la copertura assicurativa chiaramente una volta che voi l'attivate vale tutte le volte che fate il giornaliero, io non l'ho attivata. Quindi niente, qui vedete la mia applicazione, la mia carta, il mio nome eccetera eccetera, e sui movimenti, qui sulla mia carta, che io ne ho solo una chiaramente, potete vedere i movimenti per mese. Per esempio se andiamo su gennaio vi farò vedere nello specifico i vostri movimenti. Per esempio l'11 gennaio 53 euro pagato un giornaliero, e vi faccio vedere sia quello che ho pagato io che quello che avrei pagato facendo lo stesso giornaliero quel giorno lì, così capite che diciamo non si risparmia niente perché si spende uguale. Poi c'è un giornaliero a bassa stagione 51 euro, un giornaliero alta stagione 54 euro e poi 4 ore. Vi dico la verità, se non avessi avuto MyPass io per esempio tutti questi giorni avrei fatto il giornaliero, quindi magari a posto di 47 spendevo 56, a posto di 54 spendevo il giornaliero eccetera eccetera, quindi diciamo che in termini di risparmio di soldi non ce n'è, cioè si risparmia più che i soldi, si risparmia il tempo. Allora poi io ho fatto anche un altro test, siccome io l'ho collegato, il mio MyPass l'ho collegato alla prepagata, ho provato ad andare a sciare senza avere credito sulla carta prepagata. Quindi praticamente cosa vuol dire? Come se fossi andato a sciare tra virgolette gratis, no? Però ho sciato tranquillamente tutto il giorno, dopodiché il giorno dopo mi è arrivata una mail con scritto che chiaramente non erano riusciti a debitare il costo del giornaliero di quel giorno lì e mi avevano quindi bloccato la carta, no? Io non ho fatto altro che ricaricare MyPass dei soldi che servivano, ecco. E dopo ho chiamato il loro numero verde, mi hanno riattivato la carta gratis e mi hanno scalato i soldi in 2 secondi e volendo potevo andare a sciare subito, non c'era bisogno di aspettare gran tempo, ecco. Chiaramente però riattivando la carta l'hanno riattivata con la vecchia scadenza, cioè quindi scadeva ancora a novembre 2020, non a un anno dalla riattivazione, ecco, quello mi intendo. Bene. Di sicuro adesso vi chiederete in quali comprensori però si può usare MyPass. Allora, quando ho fatto l'attivazione io della tessera, novembre 2019, c'erano molti meno comprensori, però ad oggi, che siamo a febbraio 2020, quindi sono passati 2 mesi, se voi andate sull'applicazione di MyPass, li vedete tutti e ce ne sono un casino adesso, perché c'è Matera di Campiglio, Folgarida, Pinzolo, Peio, Bormio, Santa Caterina, Livigno, cos'è questo? San Colombiano, Laprica, Andalo, Folgaria, insomma un casino di comprensori, e secondo me più andiamo avanti più ce ne saranno, ma spero che arrivino anche al sud onestamente. E adesso invece prendo in mano il foglio perché mi sono scritto i vantaggi e gli svantaggi che io ho visto fino adesso, quindi ora parliamo di vantaggi e di svantaggi. Allora, i vantaggi, il primo vantaggio sicuramente è quello di non fare la coda la mattina, perché ragazzi, cioè voi prendete questa tessera qua e arriva a casa, voi la prendete, la mettete nel giubbino, nei pantaloni dove vi mettete voi lo ski pass di solito, parcheggiate la macchina e siete pronti per sciare, quindi è una figata così, è come avere uno stagionale a tutti gli effetti, solo che lo pagate giorno per giorno. Infatti il secondo vantaggio è pagare effettivamente quanto sciate, perché a differenza di uno stagionale che per esempio a Campiglio costa 750 euro, no? E lo ripagate tra virgolette in 15-20 uscite, dai, facciamo 15-20 uscite, ripagate lo stagionale,
però vi pagate uno stagionale che magari non sfruttate al 100%, mentre invece il My Pass voi pagate effettivamente tutto quello che sciate, che per esempio tutti i giorni sono sicuro che il 99,9% di voi quando arriva in biglietteria la mattina prende il giornaliero, però magari non lo sfruttate il giornaliero perché non lo so, cadete, vi fate male, oppure c'è brutto tempo, oppure non lo so, c'è un problema, vi si rompe la tavola, vi si rompe qualcosa, dovete scendere, voi avete buttato via tra virgolette un giornaliero, no? Fidatevi che a me è capitato un sacco di volte, invece così no, così voi pagate effettivamente quello che sciate. Infatti come vi ho fatto vedere prima, io ho pagato un giorno 4 ore, un giorno un giornaliero. Poi per esempio Campiglio, il giornaliero solo Campiglio costa un tot, il giornaliero tutta la schiaria costa un'altra roba, quindi voi la mattina sicuramente prendete tutta la schiaria, così se vi viene voglia di andare a sciare a Foncari da Marileva siete già a posto, mentre invece 90% delle volte non ci andate neanche, soprattutto se siete alle prime armi, e quindi questo è il secondo vantaggio. Il terzo vantaggio invece è che potete controllare quanti e quali impianti avete fatto, perché poi dopo a fine giornata vi arriva la mail con scritto quanti impianti avete fatto, quali, quanto tempo avete sciato, eccetera eccetera. Questa è una cosa interessante da sapere, e soprattutto sapete anche a che ski pass corrisponde la vostra giornata, diciamo, che avete pagato con My Pass. E questi secondo me sono più o meno i più grandi vantaggi. Poi non sono vantaggi proprio da sottovalutare, secondo me sono proprio sono abbastanza, sono proprio la cosa che a me mi dà più fastidio in assoluto, aspettare la mattina prima di salire, perché c'è la coda in biglietteria e le domande, tutto quelle robe lì. Voi saltate tutto, è come se aveste uno stagionale in tasca, pagate quello che sciate e siete a posto. Però ci sono anche degli svantaggi, perché per esempio chi di voi viene a sciare a Campiglio saprà che c'è un giornaliero speciale per chi fa solo snowpark, no? Quindi praticamente costa, non mi ricordo se 35 o 38 euro, voi potete prendere la seggiovia dell'Ursus tutte le volte che volete, e potete prendere solo una volta la seggiovia che vi porta fino giù al parcheggio del Jumper, no? E questo ski pass costa in biglietteria 38 euro. Ecco, ho fatto un test anche io con My Pass per vedere se si accorgeva che avessi fatto solo quell'impianto lì tutto il giorno e non avessi fatto, diciamo, un giornaliero normale, e purtroppo ragazzi questo non lo fa, cioè vi fa pagare come un giornaliero normale, quindi qua il vantaggio lo perdiamo in questo caso. Sono sicuro che però su questa roba la fixeranno, secondo me poi questo lo andranno ad aggiustare, adesso i primi tempi è così, per adesso questo è uno svantaggio, però secondo me lo aggiusteranno. Il secondo svantaggio ragazzi è che non è come pensavo io che si risparmia, alla fine si spende uguale e in più si spende 10 euro per l'attivazione, quindi diciamo che in proporzione si spende qualcosina in più anche, però non si spende la cifra, perché 10 euro all'anno poi paghi il giornaliero come lo pagheresti. Speravo più che pensavo che lo incentivassero un po' facendo risparmiare sui giornalieri chi usano My Pass, così da incentivare gli sciatori a prendere My Pass e non a fare la coda la mattina, perché loro ci guadagnano sicuramente, perché la gente è più invogliata ad andare a sciare lì perché sa che non fa la coda la mattina, e noi ci guadagniamo un sacco perché risparmiamo e in più siamo i primi a sciare. Cioè secondo me almeno nei primi periodi era da scontare tra virgolette il giornaliero, però non è così. Ecco, un altro svantaggio raga, che io non so spiegarmi perché, ma se voi andate a sciare a Paganella o a Monte Bondone, cioè dovete richiedere una carta apposta, cioè questo My Pass qua che ho io per esempio non lo posso utilizzare, cioè devo fare un'altra richiesta, mi deve arrivare un'altra carta, e per sciare in quei due comprensori lì devo avere un'altra carta. Cioè questa è una roba che secondo me non ha proprio senso, perché? Cioè, boh, questo me la devono spiegare. Comunque niente raga, credo di avervi detto tutto, e se avete altre domande o robe che volete sapere che non vi ho detto, voi scrivetemele nei commenti qua sotto che vi rispondo. Vi lascio il link di My Pass in descrizione, così se vi ho convinto potete farlo anche voi. Secondo me sono più
i vantaggi degli svantaggi, perché gli svantaggi sì, non si risparmia più di tanto in termini di costi, però si risparmia un sacco in termini di tempo, che secondo me è la cosa migliore. Ho scoperto anche che fa una cosa molto simile anche il Telepass, che si chiama Telepass Pay, però non ce l'ho ancora, non l'ho ancora testata perché ho preferito MyPass. Mi informerò anche su quello. Se questo video vi è risultato interessante e volete sapere qualcosa anche su Telepass Pay, ditemelo che vi porto un video anche su quello. Se avete domande specifiche sui vostri comprensori e sapete già che sono convenzionati perché li ho menzionati prima, cliccando dall'applicazione sopra i comprensori leggete dietro tutte le informazioni, vi si apre la schermata con tutte le informazioni su quel comprensorio. Comunque se per qualsiasi cosa voi scrivetemi, non c'è nessun problema, io vi rispondo tranquillamente. Vi ringrazio per aver visto questo video, se vi è piaciuto mettete mi piace. Scrivete nei commenti se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto, le domande, tutto quello che volete, non c'è nessun problema. Iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ah già, seguitemi anche su Instagram che ve lo metto da qualche parte.